Saluti da Heavy Metal Heaven. Oggi ospitiamo il recente EP di una nostra vecchia conoscenza che, pur essendo meno bello dell'esordio, sa incidere bene col suo prog metal melodico e moderno. È passato circa 1 anno e mezzo da quando ci siamo occupati per la prima volta dei Traversus. Provenienti dai Paesi Bassi, hanno pubblicato nel 2023 il primo EP di Only Way Is True, un disco che circa 1 anno dopo avevamo apprezzato tantissimo, tanto da eleggerlo come miglior album breve recensito nel 2024. Viste queste premesse era impossibile per noi ignorare Navigate. Secondo EP dei Traversus, uscito qualche mese fa, vede il gruppo evolvere lo stile del debutto senza allontanarsi troppo da esso. La base progressive metal ha preso ancor più il sopravvento. Rimane molto melodico, con strutture non troppo complicate, tecnicismi solo quando serve e una forte tendenza verso il metal moderno nei riff. Anche la componente alternative è rimasta, seppur in Navigate si sia ridotta molto, come anche l'apporto ombroso che portava in The Only Way Is True. Da questo punto di vista, il nuovo EP forse persino più vario a livello di atmosfere. Parte del merito di ciò è anche nella quantità di influenze che si è ampliata rispetto al passato. Vanno dal melodic metal moderno al groove e al post-metal, passando per generi anche lontanissimi da quello degli olandesi. Ogni tanto è presente qualche venatura persino elettronica e dance, come nella open headline Anxiety. Parliamo però di fraseggi della chitarra di Joey Wessels. Il suono dei Traversus è infatti rimasto basilare, senza troppi orpelli, tastiere o simili. Una caratteristica che, come la voce di Madlief de Groot, sempre versatile e fascinosa, consente a Navigate di non perdere nulla in personalità rispetto all'esordio. Il tutto è inoltre corredato da un bel messaggio di fondo su comprensione e cura reciproca, che attraversa tutto il disco e da una registrazione molto più pulita e incisiva dell'EP precedente. Ciò consente ai riff di chitarra di esplodere alla grande, ma ne beneficiano anche le tante piccole melodie presenti qua e là, a essersi un po' abbassata e invece l'ispirazione. Quella di The Only Way Is True era sopraffine, il che si esplicava soprattutto in melodie a presa iper rapida che ancora ricordiamo a 1 anno e mezzo di distanza. Non che Navigate ne sia sprovvisto, ma non sempre i Traversus riescono a suonare altrettanto orecchiabili e memorabili. Se spesso la loro musica rimane godibilissima, a volte lungo la scaletta si trovano passaggi a vuoto, un po' scontati, che sanno di già sentito, il che rappresenta il principale difetto degli olandesi qui. Per fortuna è una pecca non troppo incisiva per un EP che ha comunque molto da dare. Per capirlo basta ascoltare pezzi come No Way to Silence Me. Ha una base molto melodica, con tanti fraseggi di chitarra e solo ogni tanto qualche riff bello potente. In apparenza è serena, giusto un filo malinconica, ma in sottofondo è presente sempre del pathos. Un pathos che poi si addensa fino a esplodere in ritornelli in cui The Groot tira fuori una linea vocale più che vincente, di grande forza espressiva. È il picco del disco con Maybe in Another Life. Alterna momenti grassi, pesanti, lunghe frazioni moge, leggere e ritornelli che riescono a essere insieme catchy e progressivi, cadenzati, obliqui. Il tutto è steso per 6 minuti, pieni di tanti passaggi, tutti ben incastrati per creare atmosfere sempre avvolgenti, in continuo movimento. Una menzione d'onore infine la merita Eye to Eye, che brilla meno per melodie ma regala alcuni dei riff più belli dell'EP. La somma di tutto ciò non sarà all'altezza dell'eccezionale predecessore, ma non risulta neppure un passo falso, anzi rimane molto buono e godibile. Forse al suo interno i Traversus sono meno focalizzati, ma il talento e la personalità rimangono indubbi, come anche la capacità di creare musica valida. Per chi ama il progressive metal melodico e moderno, perciò, Navigate rimane un ottimo ascolto, da una band che sta ancora esplorando, ma ha già le idee chiare. Una band, insomma, di cui segnarsi il nome. Voto di Heavy Metal Heaven 72 su un massimo di 80 per gli EP. Per questa volta è tutto. Se abbiamo acceso il tuo interesse nel gruppo olandese, faccelo sapere nei commenti, oltre a mettere like e a condividere. Ti invitiamo poi a iscriverti al nostro canale e attivare la campanella degli avvisi per rimanere al passo con i video pubblicati ogni settimana. Infine siamo anche su Facebook, Instagram e Pinterest. Come sempre trovi i link qui sotto. Ci vediamo la prossima volta!